Ciao, bentornate amiche e amici di Creative Vane. Oggi vi mostrerò un diorama riguardante due tipi un po' folli che assolutamente non conoscevo. Incredibile, c'è qualcosa che non conosco anch'io del nostro fantastico mondo nerd. Ma poi, chiaramente, mi sono documentata e grazie a Francesco che mi ha chiesto questo diorama assurdo, ma che ho amato l'idea in realtà sin da subito, quindi sin da quando mi ha spiegato chi fossero questi due folli individui dei quali non so neanche pronunciare il nome. Chiara, mi aiuti? Chi è? Chi? Chiara si vergogna, lei è bellissima, lei si vergogna, però va bene così. Quindi leggo Beavis and Butthead. Non so chi sia chi. Riprendiamo il video subito con una figura. Neanche Chiara si ricordava chi fosse chi, ma ci siamo documentate. E Beavis è il biondo. E Bucket, che vuol dire, ho imparato adesso cosa vuol dire, ma non lo posso dire, è questo qui. Allora, cosa c'è da dire? Ragazzi, so che era una, come posso dire, sotto forma di cartone, no? Quindi ci siamo visti questi episodi, diciamo, come posso dire, disegnati, non so, come posso dire, Chiara, aiutami. E io invece ho fatto, come sempre, ho portato il loro fantastico covo appartamento nel nostro mondo reale. Quindi iniziamo subito dalla prima cosa, la televisione. La televisione dal quale, diciamo, parte tutto, la ragione della loro esistenza, cioè prendere in giro le persone nei video musicali. Prenderli in giro anche pesantemente, cioè, a volte veramente mi hanno spiazzato, ho visto diversi episodi e sono rimasta letteralmente spiazzata. Allora ragazzi, tutto quello che vedete, come vi dico sempre, è fatto a mano. Quindi ci sono sì delle imperfezioni, ma c'è da parte mia una voglia e un'accuratezza, posso questo dirlo senza presunzione, maniacale. Cioè, loro sono estremamente sporchi, estremamente disordinati ed io quindi cosa ho fatto? A partire, se lo vedete, non so se Chiara si vede, il retro della televisione tutto rovinato? Sporco? Ok. Bene, quindi ho messo un po' qua e un po' là, chiaramente del cibo, dell'immondizia, ho rovinato questo mobiletto in legno che ho precedentemente fatto, dai cassetti alcuni si aprono, adesso vediamo se mi fanno fare la figuraccia, sì, si aprono tutti, ho messo chiaramente delle cose concordate con Francesco, che è la persona che mi ha commissionato questo diorama. Anche qui fantasia, perché poi anche lui mi ha detto fai te, basta che sia sporco e disordinato, e quindi ho già reso questo sporco e disordinato. Questo è il loro telecomandino, in pratica fanno quello che la maggior parte della gente fa adesso, guardare i video in continuazione su YouTube o sul telefonino, quindi direi che in realtà sono molto attuali. Quindi io rimetto il telecomandino in mano a questi due matti e vi giro quello che è il diorama. Vi ricordo che è tutto fatto a mano, a parte i personaggi che sono di Francesco. Siete pronti? Ecco qua. Questo ve lo metto dopo, così Chiara può fare le riprese belle. Allora, c'è poco da dire. Vi ho detto che la mia idea era quella di portarli nella nostra realtà. Quindi, come primissima cosa, ho cercato la moquette. La moquette Francesco la voleva verde, un verde brutto, rovinato, ma naturalmente la moquette verde, brutta, rovinata non si trovava. Quindi ho preso una moquette, ho preso l'aerografo e ho dato diverse tonalità di verde. Perché? Perché deve essere macchiata, deve essere sporca e consumata. Quindi forse si vede, vicino a dove loro in realtà appoggiano i piedini, anche se adesso io l'ho messi sopra, l'ho resa un pochino più bianca, più consumata, e messo ovunque cibo, patatine, tutti i loro snack preferiti. I due protagonisti sono sempre sul divano, non fanno assolutamente niente. Per quanto riguarda quello che vedete dentro, è esattamente preso dai vari episodi, un po' un mix. C'è anche un piccolo omaggio, se Chiara inquadra la finestra, che quello è solo per pochi, poi mi direte se l'avete riconosciuta, e l'immancabile e osceno, orribile quadretto del pescatore.
Quella è l'unica cosa che ho lasciato volutamente così, nel senso fatta, disegnata a cartone, perché non potevo veramente fare altrimenti. Mi piaceva proprio l'idea che fosse questo. Se si vede, vediamo un po'. Si vede qui qualcosa che ha? Allora, quello è un buchino per i topolini. Nell'angolino in basso a destra c'è una fessura volutamente lasciata. Perché? Perché ogni tanto facevano capolino, in qualche puntata, anche dei topolini. Quindi io il topolino non lo so fare, magari Francesco lo metterà, ma intanto io il buchino gliel'ho messo. Ho lavorato tanto, tanto, tanto sul muro, perché con, vedete, rigonfiamenti, muffe, muro scrostato, perché veramente loro sono, cioè, hanno questo appartamento orribile già disegnato, quindi l'ho trasportato, diciamo, nella realtà e così me lo sono immaginata. Ho inoltre inserito 90 LED a batteria con interruttore, perché adesso c'è molta luce, ma di notte in realtà lo potete, cioè Franci, lo puoi usare anche come lampada, come bajour. Se si appende, a volte me lo chiedete, sì, basta mettere sotto 2 mensole, si fora il polistirene estruso che è alto 3 cm e non c'è nessun problema, lo si appende se non avete spazio. E penso di aver detto tutto. Abbiamo detto tutto, Chiara? Ah, sì, volevo anche dirvi che la pittura della televisione, del loro logo, è volutamente fatta così. Insomma, chi mi segue lo sa, non è che sono una sprovveduta, ma ci sono ditate, ci sono pennellate, ci sono graffi. Non ho esagerato, ma perché? Perché comunque loro sono veramente degli zozzoni, come si dice in zozzoni. E quindi volevo che questo si vedesse appunto anche dall'impatto della televisione stessa. Penso anche oggi di aver detto tutto. È stato un lavoro veramente divertente, anche se all'inizio ero un po' basita perché non amo fare cose che non conosco. Perché? Perché ho paura di sbagliare. Sono una donna, sono un artista e comunque ho anch'io mille paranoie. Quindi per me è sempre fondamentale che mi parliate di come volete un progetto. Se non lo conosco mi documento, ma anche voi chiaramente aiutatemi e soprattutto fate come ha fatto Francesco. Francesco, come devo dire la verità, quasi tutti i miei clienti mi hanno dimostrato tanto entusiasmo. Quindi l'entusiasmo è contagioso. È chiaro, io credo che per ognuno di noi è ovvio, questo è il mio lavoro, però leggere certi messaggi, vedere, cioè quando uno ti fa capire che stai andando bene, questo ti dà ancora più, come posso dire, ti sprona chiaramente a far meglio. Quindi quando commissionate una cosa a un artista, statele o stategli vicino, soprattutto se è Vanessa. Vi ringrazio anche per oggi, è tutto da Creative Vane e ci vediamo al prossimo video. Ah, prossimo video, aspetta! Uno dei prossimi lavori sarà per il mio amore Chiara. Quella Mattarella vuole la stessa cosa, ma indovinate di chi, classicona? Di chi lo vuoi? Dei Simpson. Io volevo fare il bar di Mo, lei vuole il salotto. L'accontenterò. Ciao!